Ciao a tutti amici di Saldapress, bentornati in quella che abbiamo ribattezzato la fortezza del surf. Qui in questo appartamento a Lucca Comics abbiamo il piacere di avere con noi due grandissimi artisti, due artisti che rappresentano quella che è la vera e propria invasione europea dei comics americani. Un carissimo amico da tanto tempo, Giuseppe Camuncoli, e Declan Shalvey, qui ospite di Saldapress per l'uscita peraltro di Injection HC, quindi hardcover, quindi la versione in anteprima mondiale di questo volume particolare della storia scritta da Warren Ellis e disegnata da Declan. Allora ragazzi, quindi siete il simbolo di questa appunto invasione, ma cosa pensate che possiamo portare come europei nel mondo del business del fumetto del comics americano? Declan? You take this. No, it's interesting from my point of view because I grew up hearing of the British invasion, which was Alan Moore and Brian Boland and all them. And all the bigger names that I was aware of when I was starting in comics were all British. And it seems now that it's not as much the case. You know, there's some, but I think, you know, especially artists. I mean, it's more. I think it's generally art. I think really the invasion doesn't really apply unless writers are breaking in the same way, because you'll have 20, 30, 40 artists and no writers isn't quite the power it is. You know, so much of what we do is still reliant on American writers or some British writers. But I do think it's interesting how, like, there's been a surge. Like, some of my favorite artists right now are Croatian or Italian. Like, I don't really look at American artists as much as I used to. I mean, I still do, but say Goran Parlov is one of my favorite artists, whereas J.P. Leon also is, and he's American, so it's kind of diversifying more. But I think it brings a different. You're asking what it brings to American. It's just a different way of looking at things, because things can get very stale. You know, I don't know if you feel that way, that comics influencing comics gets very static. And generic. So someone coming in with like a totally new take always works, and other countries are really good for. I love Ireland, but it's not as beautiful as Italy. We have lots of old rocks, so that's been my influences. But I mean, I grew up reading a lot of American works, so a lot of my influences are actually American. But I didn't have as much access to American comics. So I read Asterix when I was a kid, and Tintin. So, you know, but I also think that the big thing that changed things is the internet. Yeah, absolutely. There was before all those British guys got in specifically through 2000 AD, which was a known publisher. So that's how that works. Now it's diversified so much that you can have a blog, or I can have a DeviantArt. And you can be in Buenos Aires, you can be in Milan, you can be in Scotland. It's just broadened out the talent pool that these publishers Absolutely. Ora, abbiamo parlato, giusto per fare anche un attimino le giuste presentazioni poi per quelli che sono questi due grandissimi artisti. Stiamo parlando che Giuseppe ha realizzato Green Valley, serie Skybound assieme a Max Landis, quindi per la scuderia di Robert Kirkman, sei appena stato appunto nel panel con Robert Kirkman. Declan ha realizzato Injection, Moon Knight insieme a Warren Ellis, ma è l'attuale disegnatore di Wolverine per la famosissima serie The Return of Wolverine. E per 6 lunghi anni Giuseppe è stato il disegnatore regolare di Spider-Man. Cioè stiamo parlando di persone che nell'industria esatto. Super Spirit. Abbiamo inventato un nuovo supereroe che poi vi racconteremo, Super Spirit. Dopo vi chiediamo il doodle di Super Spirit o di un saldatore. Can you make a doodle for us of a welder with a costume of a superhero like Super Spirit? Okay, yeah. Is this complicated? Yeah, Vogliamo che ci faccia un doodle poi dal vivo così. Comunque, questi due artisti sono anche molto conosciuti, molto apprezzati nel mondo perché hanno uno stile che è ricchissimo di dettagli. Se avete visto i disegni di Declan, se avete visto i disegni di Camuncoli, è particolare. Quindi come si può coniugare il fatto che loro siano dei disegnatori pazzeschi con un sacco di dettagli, di particolari, con le scadenze serratissime del mondo delle major? I think one of my strengths is I know how to be economical where I need to be. So
there's a saying that a lot of filmmakers say that comics is like film without the budget, which to me I think is wrong, because the budget is time, and if you have 6 weeks or 5 weeks or 4 weeks, that's your budget, and it's going to take a certain amount of time. So what I try and decide what's the moment that really needs, so generally it's if you look at injection, there's lots of establishing shots, and I would really like Brian Hitch does this really well. If you look at Ultimates, like there'll be an amazing establishing shot, and then you can kind of cut back on other, like if you're just a close up, I don't need to worry about. I'll just drop it because once the characters are believably in the environment, I think that's important. And labouring over unnecessary detail is, I just think I know where I need it and where I don't need it, and I've always had a good sense of knowing where to put more of my energy and where I can save time or budget, and where I can spend money. Il mio segreto è che dormo poco, nel senso, like, my secret is lack of sleep, basically. I don't really need many hours of sleep. It's changing because I'm getting older, but no, sì, effettivamente è così. Diciamo che devi saper bene dosare le tue forze, no? All'interno del tempo che hai per fare i fumetti, e capire dove effettivamente dare il massimo. So I try to pick a hard page and easier page every year, because I pencil 2 pages a day for 5 days, so I'll do 10 pages, then I'll go back and I'll ink them. Okay. So I find lots of continuity things. It's always good. Also, by the time I'm inking the first page, it's been 5 days, so I can. Ho capito bene, 2 pagine al giorno Fa per 2 5 pagine giorni, di matita per 5 giorni e e poi se torni le indietro e inchiostra. fai gli inchiostri. E poi però quando inchiostra va a vedere magari se c'è bisogno di correggere qualcosa, di sistemare. Ok. Camo, io vorrei sapere da te un paio di cosette su Green Valley. Sì. Green Valley è una serie che è andata molto bene, anche qui in Italia poi è stata particolarmente apprezzata. Una serie a metà tra il fantasy e il sci-fi, qualcosa di anche piuttosto originale, molto particolare, in cui ci sono ambientazioni veramente che passano. Inizialmente sembra una storia quasi sword and sorcery, tipo sembra quasi un fantasy di quelli senza il sorcery in realtà, perché si tratta con di le un battle mondo, axes, però. si tratta di un mondo in cui la magia non esiste. Però, esatto, a un certo punto viene percepita questa magia, che però è tecnologia. Allora, diciamo che ormai il fumetto è uscito, quindi possiamo fare tutti gli spoiler che vogliamo. Beh, oddio! No, vabbè, ci limitiamo. Allora, è un mondo in realtà neanche fantasy, ma hanno corretto alcuni perché effettivamente è come se fosse un mondo medievale, ok? Non il nostro medioevo, ma un medioevo simile al nostro, dove la magia non esiste. A un certo punto questi cavalieri, che sono gli Avengers di quel mondo, che sono imbattibili, sono veramente gli Avengers, sono pesissimi, fanno della roba effettivamente quasi da supereroi. Hanno una battaglia in cui escono sconfitti, ognuno è in crisi, sono nel momento peggiore, no? E vengono chiamati da questo ragazzino, c'è sempre il ragazzo che arriva, il richiamo all'avventura, dice: nel nostro villaggio è arrivato un mago e ha dei draghi e ha la magia, e loro vivono in un mondo in cui non esistono i mostri e non esiste la magia. Decidono di rispondere alla chiamata, vanno nel villaggio e scoprono che effettivamente c'è un mago, effettivamente ha dei draghi, effettivamente usa la magia, ma come hai anticipato tu non ha niente a che fare con la magia classica del mondo di Dungeons and Dragons, ma è una magia e sono dei draghi che vengono da qualcosa di tecnologico. E questo tra l'altro il linguaggio del mago in questione è spettacolare, perché non te lo aspetteresti nel momento in cui leggi, ne spoileriamo, ma è proprio un personaggio proprio che è fuori dal tempo. Anche il look è molto particolare, infatti lì mi sono divertito molto perché non avevo una caratterizzazione ben precisa, ma io appena ho letto la sceneggiatura ho pensato che doveva vestirsi come un cappellone di metal con chiodo e le toppe, perché secondo me era figo da vedere e aveva anche molto senso secondo me all'interno della storia del personaggio, quindi è stato molto bello. Io, come ho detto prima in conferenza, sono stato chiamato da Skybound per fare questa miniserie, avevo appena visto Chronicle di Max Landis, che è un film che mi è piaciuto bellissimo, era sceneggiato, e quindi che è il figlio di John Landis, sottolineiamo. Esatto. Ecco. Ho letto la sceneggiatura, quello è un progetto che era nato come sceneggiatura per un film, che non è stato fatto. Gli hanno chiesto in Skybound di svilupparlo come fumetto, io ho letto tutta la sceneggiatura e l'abbiamo adattata in forma di fumetto, nel senso che l'editor ha deciso più o meno nella lunghezza dello script, che era proprio uno script cinematografico, il break dei numeri, cioè capire 9 numeri, il primo numero finisce qui, il secondo finisce qui. Mi hanno fatto una divisione all'interno del numero in pagine, 30 al primo, poi tutti gli altri da 20, tranne l'ultimo che penso sia di 30 anche quello. Ma sono stati grandiosi perché mi hanno lasciato libertà, tipo mi davano più o meno 17-18 pagine
come divisione, poi ho detto tieniti 2 pagine extra se vuoi fare una doppia splash, Certo. però ci fidiamo totalmente di te, perché forse una delle mie forze più grandi, al di là del dettaglio che insomma non lo so, ma forse c'è, forse non c'è. Te lo dico io posso dirtelo. Ti ringrazio, ma è lo storytelling. A me piace molto raccontare storie, quindi sono tanti anni che lo faccio. La differenza tra un fumettista e un illustratore. E per me è la parte più facile e più divertente. Poi non dico che il resto sia solo esecuzione, perché mi piace disegnare, a volte anche, come ti dicevo prima, le cose più difficili, non importa se ci metti 3 ore, quando ti prendi il dritto le devi fare perché sei in berserk, no? Però fondamentalmente quello che mi piace è raccontare storie. Mi hanno detto noi ci fidiamo assolutamente di te, io cerco sempre di rispettare al massimo, questo qualsiasi sceneggiatore io lavori, quello che è la loro decisione di sceneggiatura, però mi hanno lasciato molta libertà e questo è stato grandioso. Alla fine devo dire che il fumetto è andato molto bene, in America è andato bene, è stato ristampato subito, penso i primissimi numeri sono andati tutti in second printing. In Italia mi dicono che sia andato bene, adesso è uscito anche in Europa e per me resta un gioiellino, nel senso che ho potuto fare questa storia che mi è piaciuta molto, misurarmi col fantasy, che è un genere che non avevo mai disegnato, anche se ero un fan dei giochi di ruolo e quindi sono stato... Tu sei stato giocatore di D&D? Sì, da bimbo. Ma senti, allora, ce lo fai un doodle molto rapido? Sì. Magari di uno dei personaggi Sì. proprio di Green Valley. Valley. Ci mettiamo una maschera da saldatore sopra. Ma perché no? Perché no? Dai, proviamo. Così io intanto parlo un po' anche con Declan relativamente a Injection. We want to talk about Injection. Okay. Warren Ellis è un grandissimo autore che fa parte proprio di un certo tipo anche di attitudine molto particolare, in cui le sue storie sono sempre ricche di tante sfaccettature, doppi significati. It's I think it treats folklore as a early attempt at science, which I mean, they say religion is the first attempt at philosophy, and I think for the same logic that originally these like legends or stories are their attempt at. Un agente segreto tipo James Bond, a mad scientist, a cunning man, Doctor Who, Sherlock Holmes. Ci sono 5 personaggi. Archetypes. Ci sono 5 personaggi che sono proprio degli stereotipi, sono dei prototipi proprio. C'è un James Bond, c'è una scienziata pazza, c'è una sorta di cunning man che potrebbe essere considerato un druido. Yeah, I mean, they're all specific types. They're all archetypes of a kind, but like modernized. So it's a Sherlock Holmes with a doctor. I mean, I know that Doctor Who comes up a lot when Warren in and Italy I there are a lot of fans of Doctor Who. Yeah, I don't like Doctor. I mean, it's fine. I just Me neither. yeah. It was just very British, and being Irish, you're like, yeah. But at the same time, I understand the reference and the science fiction origins of the character and what they do. So it's kind of interesting to see these different archetypes bounce off each other. And for me, it's the personal relationships and how they've clearly all fallen apart, but they're trying to get back together to stop what they've started. Declan è l'attuale disegnatore appunto di Wolverine. Wolverine è ritornato dopo 3 anni, è ritornato dalla tomba, ha dei nuovi artigli, brand new clothes with flames and mysterious powers. Insomma, c'è questo nuovo Wolverine che sembra aver ereditato dei nuovi poteri, addirittura degli artigli infuocati. Whereas this story kind of starts out with him like breaking out of some facility, but he doesn't know who he is. So that's the thing, is the reader knows who he is, and everyone else knows who he is, but he doesn't. So it kind of starts out with no memory again. Even the costume is brand new, totally brand new. Yeah, it's right? which everybody loves. No, it's the costume is. It's a black costume, with the red stripes. Yeah, so basically the idea behind it is is that Charles and Marvel wanted him to have a specific costume for this new, but it's I have to stress, it's not a Wolverine costume because not at all. Well, because he doesn't know he's Wolverine. It's in some like military, right? Yeah, it's kind of more of sci-fi because the issue 1 is 2 issues are, so I can say. So he wakes up in a kind of a military base with some kind of weird sci-fi stuff going on. So those were the inspirations. It's military sci-fi. It's a costume he finds to wear because he wakes up and his clothes are in tatters, so he needs to wear totally naked. But it is. I did tie it to the black costume he had. I think Saldapress designed when he was in Madripoor. Like, it's not the same, but that was the initial inspiration. So when it's not designed for Wolverine, it is still inspired by Wolverine. Camo,
mi sa che devi lasciarci tu e quindi facciamo un bel saluto, poi noi finiamo con... Ecco, potete zoomare un attimino, cioè andare lì a vedere un secondo, perché Cammo in 3 minuti che stiamo parlando, 4 minuti è riuscito a realizzare una bombata. Vabbè, ma mi sono allenato per 2 mesi. Allora, ringraziamo Giuseppe Camuncoli, noi finiamo con Declan Shalvey. So, we wanna try your talent with a rapid doodle, a rapid sketch. First time in Italy, Declan? No, third. Third? Yeah, I Not for other comic convention, no, for no, tourism? For tourism, yeah. Okay. I went to a wedding years ago and it was amazing. And I was in Venice for, again, tour, never for comics. Ah, Venice, near my house. I heard that an American editor used to say that Lucca Comics is like a San Diego Comic Con, but in a city designed by Miyazaki. What do you think about it? I disagree. Non è d'accordo. This doesn't feel like San Diego. I've been to San Diego many times. This is more culturally, like San Diego it's pop culture. This is more like a festival. There's some pop culture I see. There's various cosplayers. So it all happens, but I mean that's all a good part of the. It's more community based. It's more based on the craft. It's more based. This is nothing like San Diego for me. Only in how it's big and intense. Sure. Okay. Declan. Yes. You want to say hello to our audience? Sure. Hello, audience. Sorry. That's all wrapped up in it. Hello. Okay. Many thanks. Thank you very much. And Cheers, thanks for having me. see you in the Saldapress see you there. in Napoleone. Ok. Grazie ragazzi. Ci vediamo con i prossimi appuntamenti sempre qui alla Saldapress. Ciao.